Ciao a tutti. Ti capita di vivere in un rapporto di coppia con costanti alti e bassi, tanto da sentirti sempre sbagliata, perennemente in ansia e con il timore di dire ciò che pensi? Può essere che tu stia vivendo una relazione con un partner narcisista e per comprendere al meglio se si tratta proprio di questo, è di vitale importanza analizzare gli ipotizzabili sintomi della sindrome da abuso narcisistico, che si articola esattamente così. Risperimentazione, che avviene attraverso memorie vivide e intrusive, flashback o incubi. Iperattivazione, sintomi che comprendono difficoltà nel sonno, problemi di concentrazione, facilità al sobbalzo e l'essere sempre in allerta. Evitamento, sintomo comportamentale che porta a sottrarsi da ogni contesto che va ad originare stati emotivi negativi e di inquietudine. Quando inizi a sentirti spesso in colpa, oppure hai degli scatti di ira fuori luogo, oppure non ti fidi più degli altri, in poche parole, quando non hai più l'autocontrollo sulle tue emozioni, significa che ti ritrovi in una situazione alquanto anomala. In questo caso dovresti spostare l'attenzione su di te, iniziando a porti delle domande come ad esempio: cosa mi sta accadendo? Come mi sento io? Cosa mi fa arrabbiare? Che cosa non tollero più? Cosa mi manca? Quali sono le mie esigenze? Quali sono i miei sogni? Cosa vorrei che non ho? Perché mi sento spesso e volentieri sola? Per quale motivo non mi sento mai abbastanza? Perché i miei valori, i miei pensieri e i miei bisogni non vengono presi in considerazione? Perché a rinunciare a qualche cosa devo essere sempre solo io? Per quale motivo mi ritrovo ad avere pensieri ossessivi? Perché il mio umore non è più stabile? Perché inizio ad avere disturbi fisici? Perché tendo a isolarmi? Perché non mi sento abbastanza attraente? Per quale motivo mi sento spesso angosciata? Perché non mi sento più tanto donna? Per quale motivo non mi sento desiderata? Perché non riesco a comunicare con il mio partner? Perché è sempre colpa mia? Tutto questo è il risultato di un grave trauma relazionale. In questo caso, se ti riconosci in alcuni di questi sintomi, sta a significare che il tuo rapporto di coppia è tossico. Perciò la sola cosa che puoi fare è allontanarti dal tuo partner e prendere seriamente in considerazione il fatto che non potrai mai essere felice. L'abuso psicologico è di per sé pericolosissimo per la tua salute fisica e mentale. E di questo ne parlo nel video L'abuso narcisistico causa lesioni cerebrali, come guarire da soli, e nel video Abuso narcisistico e sintomi somatici. Ritornando a te, potresti iniziare a informarti su queste dinamiche ascoltando video, leggendo libri e confrontandoti con le altre persone, poiché devi sapere che non sei la sola a trovarti in simili situazioni. Ma è sensato anche se ti rivolgi a qualche psicoterapeuta esperto in relazioni tossiche o narcisistiche, in modo che tu possa essere presa per mano e condotta nella via della guarigione. Se può esserti di aiuto, puoi visionare il video Il dolore della guarigione narcisistica. Ricordati che puoi farcela. Per affrontare questo percorso di ripresa non devi fare altro che riconoscere la tua forza interiore. Non smetterò mai di ripeterlo. Ogni dolore ci insegna a rinascere. E tu che tipo di relazione stai vivendo? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.